Gaza, l'ombra del genocidio. Israele entra a Gaza City mentre il mondo annuncia sanzioni. Gaza City è tornata a essere il cuore di un conflitto che da mesi insanguina la striscia. Nella notte tra il 16 e il 17 settembre l'esercito israeliano ha sferrato l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra, aprendo la strada a quella che appare come la fase decisiva, l'ingresso delle truppe di terra nel centro urbano più popoloso e simbolico di Gaza. Israele sostiene che l'operazione sia necessaria per sradicare Hamas e liberare gli ostaggi ancora detenuti dal gruppo islamista, ma le immagini e i racconti che trapelano descrivono una città devastata, con migliaia di famiglie costrette alla fuga e altrettante intrappolate tra le macerie. Per 20 minuti nella notte si sono susseguiti 37 raid aerei che hanno colpito diversi quartieri della città, seguiti dall'ingresso di carri armati e fanteria. Secondo l'IDF circa il 40% dell'area urbana è già sotto controllo israeliano, una conquista che per Tel Aviv rappresenta una svolta, ma che agli occhi della comunità internazionale appare come l'inizio di una catastrofe umanitaria senza precedenti. Le Nazioni Unite denunciano infatti condizioni drammatiche, mancano acqua, cibo, medicine, elettricità e le strutture sanitarie rimaste in funzione sono al collasso. A rendere ancora più cupo il quadro, il timore che gli ostaggi israeliani possano essere messi in pericolo proprio dall'offensiva più dura, un timore che ha spinto le loro famiglie a manifestare davanti alla residenza del premier Benjamin Netanyahu a Gerusalemme. Sul piano politico e diplomatico, la guerra entra in un terreno ancor più scivoloso. Una commissione indipendente dell'ONU ha parlato apertamente di genocidio, attribuendo la responsabilità diretta della campagna militare non solo a Netanyahu, ma anche ad altri leader israeliani come l'ex ministro della difesa Yoav Gallant e il presidente Isaac Herzog. Un'accusa senza precedenti che Israele respinge con forza, definendo i rapporti dell'ONU strumenti propagandistici di Hamas. Ma il colpo d'immagine è durissimo e rischia di isolare sempre più il governo israeliano. La reazione internazionale si fa infatti sempre più pressante. L'Unione Europea, sotto la spinta di alcuni Stati membri e delle proteste di piazza, sta preparando un pacchetto di sanzioni che comprende la sospensione di parte dell'accordo di associazione con Israele, misure restrittive contro alcuni ministri e il blocco di finanziamenti bilaterali. Non meno dure le parole di Francia, Germania e Regno Unito, che definiscono spaventosa e irresponsabile l'operazione militare a Gaza City. Anche il Qatar e altri paesi arabi hanno alzato la voce, chiedendo un cessate il fuoco immediato e l'apertura di corridoi umanitari sicuri. Eppure a Tel Aviv il messaggio che arriva è un altro. Per il governo israeliano questa è la battaglia decisiva. Colpire Gaza City significa colpire il cuore del potere militare simbolico di Hamas. Netanyahu e i vertici dell'IDF presentano l'operazione come inevitabile, una prova di forza che dovrebbe garantire la sicurezza futura di Israele. Ma il prezzo che si sta pagando è altissimo. Ogni giorno le vittime civili si contano a decine, gli sfollati a centinaia di migliaia, mentre la striscia rischia di trasformarsi in un luogo invivibile. È proprio questo nodo a rendere la crisi esplosiva. Il diritto di Israele a difendersi da un'organizzazione armata che lo colpisce da anni si scontra con l'obbligo di rispettare le convenzioni internazionali che vietano attacchi sproporzionati e impongono la protezione dei civili. La sottile linea che separa legittima difesa e crimini di guerra sembra ormai consumata. E se da un lato la leadership israeliana insiste nel dire che l'unico linguaggio che Hamas comprende è quello delle armi, dall'altro cresce la consapevolezza che questa guerra rischi di travolgere l'intera regione e di segnare un punto di non ritorno nei rapporti tra Israele e il resto del mondo.